Ciao a tutti, eccoci sul mio canale e vediamo un tutorial che è facile, praticamente il ravvedimento per quanto riguarda l'IMU, pagamento dell'IMU. Se uno ha un immobile, una proprietà, deve pagare l'IMU e si paga in due tranche. Una prima che è classificata come acconto e la seconda come saldo, che è praticamente sia il 16 giugno e sia il 16 dicembre. Quindi si paga in due tranche. Il ravvedimento praticamente è se uno dimentica di pagare e allora c'è la possibilità appunto di pagare per gli anni pregressi. Come potete vedere qua sono classificati praticamente precedenti al 2021 o anche l'anno scorso, quindi al 2025. È quello che l'esempio che farò in questo video. Il ravvedimento praticamente include una sanzione amministrativa più degli interessi su questa sanzione, però sono di piccole quantità praticamente. È ovvio, se passano 2, 3, 4 anni il ritardo incomincia a salire anche la somma e anche il fattore di moltiplicazione. Però l'esempio che facciamo facile è quello là appunto di calcolarlo in autonomia, quindi senza rivolgerci al CAF, che magari il CAF è lontano, oppure c'è folla, oppure c'è traffico, oppure il CAF non c'è il dipendente, oppure non c'è la persona addetta che possa fare questa cosa qua. Tante volte poi sono carichi appunto di altre mansioni e quindi allora si rimanda sempre. E può capitare appunto che uno dimentica e poi dopo se ne ravvede, dice allora ecco che viene il ravvedimento. Comunque andiamo a vedere come si fa. Iscrivetevi al canale, condividete, commentate, mettete un like. Allora, abbiamo detto, ho detto, per l'anno successivo, cioè ora siamo nel 2026, giugno 2026, faccio il pagamento per quanto riguarda l'anno precedente, quindi il 2025. Quindi clicco ravvedimento. Qui lasciate perdere tutte le altre voci, non andate a vedere niente di questo. Andate direttamente su vai calcolo IMU 2025. Vedete qua c'è scritto 2025, quindi siamo sul posto giusto. Qua segniamo nome del comune che risiede questo immobile, dove è locato praticamente questi immobili, geograficamente dove si trova, Milano, Roma, Napoli, Torino e via dicendo. Quindi facciamo l'esempio Napoli, faccio Napoli l'esempio e viene fuori appunto F839, che è il codice di ubicazione dell'immobile del comune di Napoli, quindi F839. Poi per altri comuni sono altri, per esempio se scrivo Roma H501, Milano F205, però noi l'esempio lo facciamo con Napoli perché mi piace di più. Allora, tipologia dell'immobile. Ora, se l'immobile è di proprietà, cioè se l'immobile è prima casa, si seleziona prima casa, oppure se è un immobile tipo casa al mare o casa in montagna, allora si seleziona altri immobili. Se poi questo altro immobile l'abbiamo dato in comodato d'uso, in affitto a una terza persona, selezioniamo appunto che è dato in affitto. In questo esempio qua che faccio vedere in questo video, l'immobile viene utilizzato come seconda casa, quindi casa vacanza, classico. E quindi è la voce questa qua, altri immobili categoria A, C2, C6, C7 e tutti gli altri. Qua vado a vedere la rendita catastale di questi immobili. La si vede, praticamente c'è scritto sulla visura catastale, che c'è scritto quanti vani sono, quanti metri quadri, e comune di ubicazione e tutto, e viene fuori la rendita catastale. Facciamo caso che l'esempio che facciamo che si tratti di un monolocale, quindi praticamente ha una rendita catastale molto bassa e quindi in questo caso qua facciamo 100. Poi se sono l'unico proprietario, allora lascio 100 tranquillamente. Se poi questo immobile lo condivido col coniuge o con un familiare, allora si va a dividere
e quindi in quel caso lì è 50%, se ne sono più di due, quindi mettiamo altre due persone, e quindi sono tre persone, quindi va diviso per 33, o se sono quattro per 25. In questo caso qua facciamo 100% e andiamo avanti. Il passo successivo è i mesi, ovviamente è tutto l'anno, quindi io non ho dato né l'acconto e né il saldo, quindi sono 6 più 6, quindi sono 12 mesi, quindi lascio invariato questo dato qua, 12 mesi. Lascio invariato anche tutti gli altri caselle, così qui vado a mettere una nota che serve solo a me che sto facendo la compilazione, anche per avere un promemoria del pagamento che ho effettuato, di cosa, perché magari uno ha più proprietà, magari ha 2 o 3 case in quel posto. Io so che praticamente questo è per quella casa lì, perché l'altra casa, quindi la vado a diversificare. Quindi posso scrivere semplicemente casa mare via Sassi. Ammettiamo che magari ho più case e scrivo via Sassi. Se poi in via Sassi ho diversi appartamenti, magari scrivo anche il civico, giusto per avere un promemoria, dicevo, quindi uno può scrivere liberamente cosa vuole, può anche lasciare in bianco, non è una necessità. Vado avanti e qui mi viene già fatto il calcolo, praticamente sono 178 euro come totale di pagamento. Poi devo selezionare il ravvedimento perché non ho pagato l'acconto, quindi un ravvedimento sull'acconto, questo è già sul ravvedimento dei primi 6 mesi, e il ravvedimento sul saldo, e lui lo va a sommare in automatico, come potete vedere 5,56 più 2,44, quindi praticamente sono circa 8 euro. Siamo a giugno 2026, quindi passato 6 mesi, e quindi alla fine sono 8 euro di sanzione per il ritardo. Se a questo immobile ho anche un box, vado sempre a inserire la voce altri immobili, un box, una cantina, un solaio, una proprietà adiacente praticamente che è nei pressi, e quindi vado a selezionare questo. Sempre la misura catastale mi dice il valore, quindi in questo caso qua può essere 30. La quota di possesso è il 100% e quindi lascio invariato anche questo campo e anche i mesi, e qua scrivo ovviamente box, casa vacanza, casa mare, anzi per farla breve, per semplificare, via Sassi. Ok? Fatto questo, faccio calcola. Lui calcola e lo va a sommare a quello che avevamo già inserito in precedenza, quindi ai 178 euro aggiunge i 53,42 per quanto riguarda il box. Fa la somma totale con il ravvedimento, qua fa vedere le 2 tranche che avrei dovuto pagare sia come acconto che come saldo, e qua mi fa il calcolo definitivo, in questo caso qua è 242. Per quanto riguarda la sanzione è 7,25 più 3,17, quindi praticamente stiamo pagando compreso tutto. Qua vado a inserire la data di pagamento, però su 242 ora il giorno utile ovviamente è il lunedì, dal lunedì al venerdì. Quindi, però, come potete vedere, il valore cambia di pochissimo, quindi non state lì a fossilizzarvi se pago oggi, domani, dopodomani, perché sono forme millesimali, quindi non hanno, diciamo, valore per quanto riguarda l'arrotondamento che viene fatto in automatico, che in questo caso qua, come potete vedere, è sempre 242. Fatto questo, faccio salva F24, passo successivo e si presenta questa schermata da inserire i dati, ma è facoltativa. E il motivo è questo qua. Se io ho intenzione di andare allo sportello e quindi pagare direttamente allo sportello, quindi vado a compilare questi campi qua, dopo lui mi crea un PDF che io stampo, vado in banca allo sportello e pago. Ma se invece proseguo
nel pagamento anche online nel home banking della mia banca di fiducia, allora faccio solo semplicemente salva e il sistema, praticamente mi propone il modello semplificato F24. Vado sulla home banking, scelgo appunto pagamento, seleziono semplificato e vado a inserire solo questo rigo qua del campo, perché poi tutti gli altri dati, codice fiscale, nome, cognome, indirizzo, è la mia banca che già conosce questi dati e me li compila lei in automatico. Il primo campo da inserire è EL, sta per enti locali. Il tipo di tributo è 3918, che si riferisce proprio alle proprietà, agli immobili. Il comune dove è ubicato l'immobile è F839, quindi segniamo pure questo. La casella successiva è il ravvedimento, quindi segniamo quello lì perché siamo in ritardo, quindi facciamo capire anche alla banca che praticamente questo è un pagamento che avviene in ritardo. Seleziono sia conto sia che un saldo, quindi il ritardo sia dei 6 mesi precedenti che i 6 mesi successivi, e gli immobili sono 2. L'anno di riferimento è il 2025, quindi l'anno scorso. In questo campo qua detrazioni 0 e il campo importi è 242, che è questo 242 che vediamo anche qui in fondo. Fatto questo, si va direttamente in pagamento. Finito il pagamento avete risolto tutti i problemi. Tenetevi le ricevute, perché nel caso appunto che ci sia una contestazione oppure comunque arriva l'agenzia delle entrate che vi dice che non avete pagato, fate vedere la ricevuta di pagamento e siete a posto. Il pagamento delle F24 per l'immobile va inserito anche nel 7,30, mi raccomando. Quindi anche quando fate il 7,30 dovete inserire i dati dell'immobile e che è stato effettuato il pagamento. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, scrivetelo nei commenti, io vi rispondo. Vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un like e seguitemi. Ciao, al prossimo. Ciao ciao.